Buongiorno a tutti, apriamo questa terza puntata del viaggio ad Almeria parlando del cable inglese di cui vi avevo accennato alcuni giorni fa. Il cable inglese qua davanti a noi non è né più né altro che un percorso ferroviario lungo circa 1 chilometro che serviva dagli inizi del Novecento fino al 1970 per trasportare i minerali delle miniere dell'interno al mare, in modo da semplificare le condizioni di trasporto. La storia di questo cable inglese: qui vedete i binari, intanto vedete i binari sono stati coperti da delle assi di legno in modo da evitare dei danni che potrebbero succedere inciampando, così sono a filo. Si vedono i binari ma rimangono al sicuro. Dunque il cable inglese, innanzitutto perché si chiama così, all'interno dell'Andalusia, alle spalle di Almeria, più precisamente nella provincia di Granada, c'è una zona mineraria chiamata Minas de Alquife, che non comprendeva solo le miniere di Alquife ma anche di altre nei dintorni, ed erano gestite da alcune compagnie minerarie inglesi già dal 1800. Successe che le condizioni di trasporto erano complicate, perché c'era praticamente il deserto di mezzo, strade brutte, era molto complicato, per cui decisero di costruire, di utilizzare il trasporto ferroviario per i minerali, in particolare il ferro, di cui era ricca la zona. Per cui si costruì questa agenzia mineraria inglese, britannica, costruì questo cablo inglese, appunto chiamato perché è stato costruito da inglesi, che partiva dalla stazione di Almeria e arrivava direttamente sul mare. Questo sistema consentiva di ridurre drasticamente i tempi di carico delle merci, perché si parlava di 8-10 giorni per carico, e in questo modo si riduceva addirittura a 10 ore, per cui il vantaggio era grossissimo. Oltretutto dal porto di Almeria questo ferro ed altri minerali potevano essere destinati in tutta Europa attraverso il Mar Mediterraneo, per cui potevano arrivare in Italia, in Francia, nella costa di Barcellona e anche altrove, e anche in Africa volendo. Per cui niente, nel 1904 venne inaugurato questo percorso ferroviario sopraelevato realizzato in ferro, come dicevo, e addirittura la presenza del re di Spagna Alfonso XIII, che appunto inaugurò questo sistema innovativo di trasporto che dava lustro anche alla città di Almeria, dal punto di vista commerciale soprattutto. Qui da Almeria, come vedete là in fondo, c'è il porto merci, dove partono molti traghetti e navi anche per l'Africa, soprattutto per l'Algeria, per Oran, per la città di Oran, e anche per le enclavi spagnole in Africa di Melilla e Ceuta. Qui intanto noi proseguiamo nel nostro percorso lungo il cable inglese. Ci sono dei turisti perché nel 1998 questa costruzione è stata considerata un patrimonio dell'Andalusia, un bene dell'Andalusia. Per cui niente, ora proseguiamo, andiamo avanti fino in fondo dove c'era effettivamente il molo, il punto di scarico. Qui passavano i treni merci. A questo punto tra poco si allarga in modo da poter far arrivare anche 2 treni uno dietro l'altro, per poter scaricare e velocizzare, che la velocità del carico e del trasporto ovviamente a livello commerciale è una cosa importantissima, e passare da 8-10 giorni e 10 ore è un qualcosa di veramente eccezionale.
per l'epoca. Questo cablo inglese fu attivo appunto dal 1904, quando venne inaugurato, fino addirittura al 1970, quando venne chiuso anche per l'esaurirsi delle miniere, che essendosi impoverite le miniere ovviamente non aveva più senso utilizzare questo mezzo di trasporto. Ecco, qui vediamo il punto in cui si sta allargando. Intanto vediamo sulla nostra destra le immagini del porto con le montagne circostanti. Vedete che ci sono grossi traghetti attraccati, navi da carico. Sulla sinistra invece vediamo che c'è un porto turistico, più in là un molo che è chiuso al momento, non so se è in ristrutturazione o destinato all'abbattimento, e più in là ci sono le spiagge di Almeria, che nonostante siano in città hanno un mare molto bello. Qui sotto vediamo una scuola di canoa, di canottaggio, di kayak per essere precisi, e non solo. Quindi ora avanziamo verso il punto finale del cablo, il punto in cui arrivavano i treni. Vedete, qui ci sono dei binari sulla sinistra e dei binari sulla destra. C'è stato uno scambio che ha diviso in due, anzi scusatemi, sono 4. Anche qui ci sono dei binari, sono 4 binari, ben 4 binari da uno diviso a 4, per cui potevano viaggiare dei convogli, 4 convogli differenti, per poter arrivare nel migliore dei modi, nel più razionale e ottimale modo. Qui in fondo vedete hanno messo degli arresti per i vagoni, e qui venivano caricati i minerali sulle navi, ovviamente con un grosso guadagno di tempo, come abbiamo appena detto, sui tempi di carico a scarico. Siamo arrivati in fondo al nostro cablo inglese, da qui si gode anche di un ottimo panorama. Guardiamo intorno il porto, la città, la ruota panoramica, la spiaggia, e siamo arrivati in fondo al nostro cablo inglese. Per oggi è tutto da Almeria, buona giornata a tutti.